Signore e signori, accomodatevi nel salotto più scintillante della rete. Benvenuti a una nuova, imperdibile edizione di Turkey News Magazine. Ci sono istanti che svaniscono come bolle di sapone, e altri che si imprimono nella memoria collettiva come un sigillo d'oro. Quello di cui vi parliamo oggi appartiene alla seconda categoria, perché ha scosso il dietro le quinte, ha zittito la platea e ha incendiato i social con la velocità di una miccia accesa. Gökberk YLDRM, il protagonista che non teme i riflettori, si è inginocchiato davanti a Cemre Arda. Confessione, proposta o scuse? Prima di varcare la soglia del mistero, unitevi alla nostra corte regale, iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate un like se amate i gesti che parlano più di 1000 parole. E se desiderate sostenere il nostro lavoro e accedere a retroscena esclusivi, il tasto abbonati vi sta aspettando. Adesso apriamo le porte della sala da ballo dove tutto è cambiato. Sotto una cascata di luci implacabili, davanti a un pubblico che rappresentava il meglio del mondo artistico, l'impensabile ha preso forma. Non era un copione provato, non era una scena di fiction, era la realtà che, con audacia, si faceva spettacolo. In un movimento fluido ma carico di significato, Gökberk YLDRM ha piegato il ginocchio davanti a Cemre Arda, trasformando quell'istante nel centro di gravità della serata. Il gesto, inatteso e teatrale, ha strappato alla sala un silenzio così denso da poterlo toccare, poi, come una brezza prima dello stormo, ha preso corpo un mormorio che si è allargato di sedia in sedia, di tavolo in tavolo, fino a sfiorare ogni orecchio. Che cosa poteva significare una simile deferenza? Le voci, appena scivolate oltre il sipario, si sono fatte più nitide. Si sa che i due frequentano da anni gli stessi ambienti, condividendo amicizie e incroci professionali sfiorati, ma il fatto che un momento così audace e intimo sia esploso davanti a centinaia di testimoni ha convinto molti che non si trattasse di una semplice mossa per le telecamere. L'espressione di Gökberk, un equilibrio di solennità e sincerità disarmante, strappava la scena, lo stupore, indelebile sul volto di Cemre, raccontava un altro film. Il suo primo sorriso, lieve e incredulo, seguito da un cenno del capo quasi impercettibile, ha scatenato l'uragano online. In pochi minuti, la rete ribolliva, confessione a sorpresa, momento romantico mai visto, la chimica che non mente. Col passare delle ore, le chiacchiere dietro le quinte hanno preso fiato, materia, dettaglio. Fra i tavoli, mentre i brindisi cercavano di ristabilire il ritmo della festa, era chiaro che tutti restavano inchiodati a quegli interminabili secondi. Perfino lo staff dell'evento, abituato a tutto, non è riuscito a nascondere lo sconcerto. Quando le luci hanno ripreso la loro normalità e la musica ha provato a riempire il vuoto, le menti continuavano a tornare a quel ginocchio piegato, a quello sguardo alzato, a quella mano che, per un attimo, sembrava in bilico tra il passato e un futuro che non sapeva ancora come chiamarsi. Le rubriche mondane si sono mosse come un piccolo esercito, determinate a scovare la storia dietro il gesto che già veniva soprannominato il momento dell'anno. C'è chi ha suggerito una chiave poetica, un atto di rimpianto, un modo per dire avremmo dovuto incrociare i nostri percorsi prima. L'omaggio pubblico di Gökberk a Cemre è stato letto da volti noti dell'industria come una lezione di galanteria fuori moda e proprio per questo irresistibile. Più d'un VIP, a caldo, ha applaudito sui propri profili, sincerità cristallina, era ora di rivederla. Ma c'è anche chi ha preferito una teoria più concreta, e non meno affascinante, quell'inginocchiarsi come sigillo simbolico di un accordo, un gesto contratto per un progetto di grande portata finalmente pronto a vedere la luce e a unire due colossi dello schermo. Qui a Turkey News Magazine, la domanda si è fatta feroce. Nel XXI secolo, un ginocchio a terra è soprattutto rispetto o una dichiarazione in codice? Voi come la leggete? Vorreste vederli insieme in una storia d'amore che fa tremare i cuori o in un dramma d'azione che brucia l'adrenalina? Scriveteci le vostre trame immaginarie nei commenti. E se amate queste immersioni nelle emozioni delle star, sosteneteci con un super grazie, è il modo migliore per tenere accesa la nostra lente. La reazione di Cemre Arda è diventata l'indizio più sezionato al microscopio pubblico. Il suo sorriso sorpreso,
la mano tesa verso Gökberk, e quel brevissimo ma intenso aggancio di sguardi sono stati rivisti e scomposti senza pietà. C'è chi giura di aver colto un racconto taciuto dentro quegli occhi, e chi, più pragmatico, vede in lei la magia di una professionalità che sa vestirsi all'istante. I post di Cemre, arrivati poche ore dopo, hanno scelto l'ambiguità elegante. Parole dosate, immagini selezionate con cura, nessuna spiegazione definitiva. La curiosità, a quel punto, non poteva che divampare. La mattina seguente ha cancellato ogni dubbio, nessuna allucinazione collettiva. I talk del pettegolezzo hanno aperto le danze con quelle immagini, gli editorialisti hanno smontato il gesto millimetro per millimetro. Un tributo atteso da anni, ha scritto qualcuno, una manovra consapevole per lanciare un messaggio fortissimo, ha ribattuto qualcun altro. Sul web le opinioni si sono spaccate, ma su un punto l'accordo è stato unanime: la chimica era esplosiva. I fan hanno montato video collage che sembravano trailer di film ancora inesistenti, macinando like su like e spingendo l'idea che l'energia di Gökberk e Cemre, sullo stesso set, sarebbe dinamite pura. Intanto, nei circoli più esclusivi, rimbalzava un'altra diceria. Qualcuno giura che quella sia stata una carezza per rammendare un vecchio malinteso. Anni fa sarebbero stati a un passo dal lavorare insieme, ma gli incastri hanno tradito i desideri, lasciando dietro di sé una distanza fredda e cortese. In quest'ottica, l'atto di Gökberk diventerebbe un grazie rimasto in sospeso, una stretta di mano all'anima prima ancora che alla carriera, un perdono sussurrato in pubblico con il coraggio di chi non teme il giudizio. Le indiscrezioni cercano eco anche nel cerchio di Cemre. C'è chi racconta che l'attrice non si aspettasse affatto la scena e che si sia commossa sul serio, pur scegliendo di parlarne solo di sfuggita con gli amici più vicini, com'è nel suo stile riservato. Se autenticità cercavate, qui l'avete respirata. E poi, quel dettaglio che fa da fiammifero aggiuntivo, il microfono afferrato da Gökberk subito dopo. Poche parole, ambigue quanto basta. Frasi brevi, quasi tagliate, come se volesse dire tutto senza dire nulla. È amicizia? È il preludio di un impero mediatico in coproduzione? O c'è una tinta più personale che sta oltre la nostra capacità di decifrare? Per ora, l'unica certezza è che questa scena non smetterà di rimbalzare di bocca in bocca. Gökberk YLDRM e Cemre Arda non hanno condiviso solo un palco, hanno condiviso un istante di vulnerabilità e potere insieme, un fulmine che ha graffiato i giornali e ha fatto tremare più di un ego di corridoio. La platea, intanto, riavvolgeva mentalmente ogni quadro della serata. Qualcuno ha giurato di aver visto il lampo di un ricordo negli occhi di Cemre quando le dita di Gökberk hanno sfiorato appena la sua mano, qualcun altro, più cinico, ha sussurrato che tutto fosse scritto in una regia invisibile. Ma la verità, proprio perché sfugge, intriga. C'è chi ha notato la postura di lui, decisa ma non arrogante, la calma di lei, dietro l'emozione. Ogni minimo gesto è diventato metafora, ogni respiro possibile indizio. E più passavano le ore, più i racconti si arricchivano di particolari che nessuno avrebbe potuto verificare, come succede quando l'immaginazione collettiva si innamora di un'immagine e decide di abitarla. Intorno, i telefoni fumavano. I messaggi dei fan correvano come frecce impazienti, chi li voleva subito in un melodramma da lacrima, chi, invece, li sognava complici in una spy story tesa come un filo. Chi, più romantico, chiedeva solo un bacio cinematografico al tramonto. Gli addetti ai lavori contavano i possibili marchi pronti a firmare, gli sponsor già tentati, i registi che avrebbero bussato. A ogni refresh, un nuovo clip, un nuovo fermo immagine, un'altra teoria. E, silenziosa ma presente, la domanda principale: quanto c'è di piano, quanto di impulso? Le ore successive hanno svelato il dettaglio che vale più di 1000 analisi. Nessuna smentita reciproca, nessun comunicato a spegnere l'incendio. Un'assenza che ha un peso. Perché tacere, se il fraintendimento fosse bruciante? Perché lasciare che la fantasia dilaghi, se il progetto non avesse fondamenta? Il vuoto di parole è diventato la benzina della curiosità. E noi, a Turkey News Magazine, abbiamo ascoltato il ronzio della città, messo l'orecchio ai muri,
raccolto le briciole delle conversazioni nelle hall degli hotel e nei camerini illuminati a metà. La ricostruzione più seducente, al momento, disegna una linea che va dal mancato incontro di ieri alla possibilità di un domani finalmente condiviso. Un film, forse, o una serie capace di tenere inchiodati per settimane, o un evento dal vivo che trasformi l'attesa in festa. Gli indizi sono sottili ma non banali. Alcuni sostengono che un certo produttore, noto per tenere ai segreti più di chiunque altro, abbia lasciato trapelare un sorriso rarissimo proprio la notte dell'evento. Altri parlano di un copione in revisione, con i nomi di Gökberk e Cemre cerchiati in rosso. Eppure, proprio quando credi di aver capito tutto, basta un frammento per rimettere in discussione le certezze. È riaffiorato un episodio di anni fa, una premiazione in cui i due si sfiorarono sul palco, scambiarono una stretta di mano e un complimento rapido, promettendo a presto senza sapere che quel presto avrebbe camminato a passo di lumaca. Da allora, il destino li ha fatti girare come pianeti in orbite diverse ma sempre visibili, fino a questa collisione dolce, calcolata o forse solo inevitabile. C'è anche chi, con spirito più romantico che cronistico, legge l'inginocchiarsi non come promessa di lavoro, ma come dichiarazione di stima che somiglia terribilmente a altro. I sostenitori di questa tesi vedono in Gökberk un uomo che ha scelto la lingua dei gesti per aggirare il rumore delle parole. E in Cemre una donna capace di accogliere l'inaspettato con grazia, senza abdicare alla sua autonomia. Una danza, insomma, che parla alla pancia e alla testa, e lascia intendere che i confini tra professione ed emozione a volte non si oppongono, si sfiorano. Intanto, l'eco dell'accaduto ha raggiunto colleghi, registi, stilisti. Qualcuno ha rivelato che l'abito indossato da Cemre, pensato per una notte di trionfi e fotografie, è diventato improvvisamente un simbolo, un sipario che si apre su una nuova stagione. E il completo di Gökberk, impeccabile, raccontava la stessa cura di chi non lascia niente al caso, nemmeno quando decide di farsi guidare dall'istinto. La scena, in ogni suo frammento, è destinata a restare. Famiglia di Turkey News Magazine, ora tocca a voi. Che cosa ha sussurrato il destino a questi due quella notte? È l'alba di una grande storia d'amore o il battito iniziale di un'avventura professionale colossale? Lasciateci la vostra teoria, iscrivetevi e attivate le notifiche, perché se arriverà un annuncio ufficiale, saremo i primi a portarvelo. Sosteneteci con il tasto abbonati, è il modo più diretto per permetterci di inseguire le verità nascoste. Grazie per aver condiviso con noi questa serata di gala che già sembra leggenda. Restate connessi, il seguito, fidatevi, sarà all'altezza dell'attesa.